Ciao a tutti e bentornati su Lernamo, la tanto temuta forma di cortesia. Lei, la, voi. Che disastro! Ebbene, in questo video proverò a fare chiarezza una volta per tutte sui 5 dubbi che tutti gli stranieri hanno riguardo proprio la forma di cortesia in italiano. Cominciamo? No, non è vero. Prima di cominciare, una premessa. Il pronome di cortesia in italiano è solo ed esclusivamente lei e non voi. Il voi era usato durante il fascismo e basta. Anche se potrebbe capitarvi di sentirlo ancora un po' nel sud dell'Italia. È solo tra persone di una certa età, come retaggio del passato. Ma a parte questo, non si usa, quindi dimenticatelo. Concentratevi solo sul lei. Vediamo il primo dubbio. Molti stranieri si chiedono: ma quando devo utilizzare questa forma di cortesia in Italia? Ebbene, nel bel paese le persone utilizzano la forma colloquiale tu con la famiglia, gli amici, i colleghi, le persone più giovani e in generale quando si vuole creare un'atmosfera amichevole. Invece la forma di cortesia, lei, è utilizzata in contesti più formali, soprattutto in determinate circostanze, in luoghi pubblici, con il personale, quindi negozi, uffici, alberghi, ristoranti, banche e così via. Con persone di riguardo, un medico, un avvocato, un professore, un capo, un presidente, con persone più grandi che non si conosce bene, con sconosciuti, soprattutto se più grandi, per esempio su un treno con la persona accanto a noi, o in un ristorante con le persone che stanno mangiando al tavolo a fianco. Se poi si vuole passare dal lei al tu, si può fare tranquillamente. Basta chiedere, dicendo cose come: può darmi del tu, non c'è problema. Posso darle del tu? Possiamo darci del tu se non le dispiace. Gli italiani saranno pazienti e gentili con voi anche se sbagliate la forma di cortesia o se vi dimenticate completamente di utilizzarla? Ovviamente sì, ma se la usate farete ovviamente più bella figura e aumenterà la vostra autostima. Quindi perché non provarci? Che fare di questo pronome lei? Per esempio, se voglio far passare prima qualcuno, devo dire vada o vada lei, vada lei, lei vada. Ebbene, molto spesso, come accade con tutti gli altri pronomi personali soggetto, io, tu, lui, lei, noi, per intenderci, si può anche omettere, cioè si può anche non metterlo e lasciarlo sottinteso. Non si rischia così di fare confusione con la terza persona singolare? Lui, lei? No, in realtà no, perché dal contesto è chiaro se stiamo parlando di una terza persona non presente o se invece stiamo parlando direttamente al nostro interlocutore, alla persona in questione, in un contesto formale. Quindi possiamo dire direttamente al nostro interlocutore cose come: salve signora Facchetti, come sta? Invece di come sta lei? Prego, vada pure, invece di vada lei pure o lei vada pure. O ancora: dottor Rossi, cosa mi suggerisce di fare per le mie continue emicranie? Possiamo tuttavia esplicitare il pronome di cortesia lei quando abbiamo bisogno di far risaltare il soggetto, di dargli più enfasi o di fare un confronto con qualcun altro.
La ringrazio per avermi chiamato. Io sto bene. E lei come sta? Io sto bene. Lei come sta? Credo che potremmo firmare questo accordo entro la fine del mese. Che ne pensa lei? Quindi io credo questo, ma lei voglio sapere quale sia la sua opinione. Lei, le... Che confusione! Allora, chiariamo. Lei è il pronome di cortesia con funzione di soggetto. Che ne pensa lei? Lei come sta? E così via. Però, chiaramente, avremo anche bisogno dei pronomi oggetto. E in questo caso, per quanto riguarda i pronomi oggetto nella forma di cortesia, ce ne sono due. Le e la. Sono intercambiabili? Assolutamente no. E per questo creano molta confusione tra gli stranieri. Ma come fare per capire quando utilizzare uno e quando utilizzare l'altro? In realtà è molto semplice. Vediamo questi due esempi. Cara signora Bianchi, le racconto come sono andati i fatti. Cara signora Bianchi, la ringrazio per il pensiero gentile. Perché ho usato le in una frase e la nell'altra? Perché dipende dal verbo. Se il verbo regge un complemento oggetto diretto, allora useremo la, che è proprio il pronome di cortesia, per un oggetto diretto. Se invece il verbo regge un complemento indiretto, allora useremo le, che è proprio il pronome di cortesia, per un oggetto indiretto. Io ho usato le con il verbo raccontare perché è sempre raccontare a qualcuno. Invece ho usato la con ringraziare perché è sempre ringraziare qualcuno. Vediamo un altro paio di esempi. Posso offrirle un caffè, signor Calmi? Vorrei salutarla, se fosse possibile, signor Milo. Stesso ragionamento. Offrire a qualcuno, salutare qualcuno. La questione dell'accordo, del participio, degli aggettivi è sempre molto delicata. È chiaro, e abbiamo chiarito, che per la forma di cortesia i pronomi da utilizzare sono lei, le e la, che poi sono gli stessi pronomi soggetto, oggetto diretto e oggetto indiretto per la terza persona singolare femminile. Io saluto Marta, io la saluto. Marta è bella, lei è bella. Io telefono a Marta, io le telefono. Ma nel caso della forma di cortesia utilizzeremo i pronomi lei, le e la sia al maschile che al femminile. Posso offrirle un caffè, signor Calmi? Posso offrirle un caffè, signora Gozzi? Ma appunto, cosa succede invece con gli aggettivi e con i participi passati per quanto riguarda l'accordo al maschile o al femminile, in base a chi abbiamo davanti? Cioè, se mi riferisco a un uomo, cosa succede? Devo comunque fare l'accordo al femminile perché sto utilizzando lei come pronome? La risposta è no. A differenza dei pronomi che rimangono sempre invariati, l'accordo con eventuali aggettivi e participi passati si fa a seconda del sesso dell'interlocutore. Quindi diremo: grazie avvocato Rossi, è stato davvero tanto bravo. Grazie signora Fini, è stata davvero tanto brava. Un uomo, una donna. Cosa succede con le maiuscole? La convenzione, quindi regola generalmente accettata da tutti, vuole che si utilizzino le maiuscole nello scritto con i pronomi di cortesia per distinguerli dagli altri,
quelli di terza persona singolare femminile. Chiaramente si deve essere coerenti e mantenere la lettera maiuscola in tutto il testo, con ogni pronome di cortesia, anche se si trova annesso a un'altra parola. Non solo, si utilizzerà la lettera maiuscola anche con aggettivi e pronomi possessivi riferiti al nostro interlocutore. Vediamo un esempio per chiarire meglio. Gentile dottor Sabini. Le scrivo per informarla che la sua proposta è stata accettata. Mi hanno riferito che lei era un po' scettico sul nostro operato. Sono pronta a rispondere a qualsiasi suo dubbio o domanda qualora lo necessitasse. Se le fa piacere, può anche visitare il nostro sito web per leggere le recensioni di altri partner con cui lavoriamo. Affinché lei possa saperne di più, le mando in allegato anche la storia della nostra società, al fine di dimostrarle chi siamo e quanto è grande la nostra passione. In attesa di una sua gentile risposta, la saluto cordialmente. La gente capirà il vostro testo anche se utilizzate la lettera minuscola invece della maiuscola? Quasi certamente, perché sarà chiaro dal contesto. Ma se veramente avete bisogno di scrivere un testo, un'email, un documento ufficiale importante, allora sarà meglio usarla. Vuoi migliorare il tuo italiano con l'aiuto di insegnanti madrelingua? Prova Italiano Intensivo, il nostro corso di lingua italiana ideato per permetterti di esercitarti e studiare online con i nostri professori qualificati. Le lezioni sono individuali e fatte su misura per te. In più ti offriamo la massima comodità possibile. L'orario e il giorno delle lezioni lo scegli tu. Scopri di più. Clicca sul link che trovi in descrizione e inizia a studiare con i nostri insegnanti. Spero di aver chiarito tutti i dubbi riguardo la forma di cortesia, ma se ne doveste avere ancora degli altri, per favore fatemeli sapere nei commenti, così posso realizzare una seconda parte di questo video, perché so molto bene che la forma di cortesia non è facile per gli stranieri che stanno apprendendo l'italiano. Detto questo, se volete fare un approfondimento riguardo un po' la storia e l'uso della forma di cortesia in italiano, potete guardare il video dedicato proprio a questo argomento, che trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto potete aiutarci con un bel mi piace e iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana, potete passare dal nostro sito learnamo.com. E non dimenticate anche di seguire Learnamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram. Potete trovarci ovunque. Ci farà molto piacere. Con questo è tutto. Io vi saluto, ma vi aspetto prestissimo in un nuovo video.